Vi piacciono i paesaggi sconfinati? Vi piacerebbe trascorrere una vacanza circondati da una natura idilliaca e da piccoli cottage in pietra che sembrano letteralmente usciti da un libro delle favole? Allora non perdetevi questo video. Dopo avervi fatto conoscere il Lake District, oggi vi porto alla scoperta del Parco Nazionale degli Yorkshire Dales. I Dales sono un parco nella storica regione inglese dello Yorkshire e in generale sono uno dei posti più affascinanti di tutto il Regno Unito. Un posto che io amo profondamente e di cui sono sicura che anche voi finirete per innamorarvi. Restate con me dopo la sigla per scoprire perché questa stupenda regione viene spesso chiamata il Paese di Dio. Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube in cui racconto il meraviglioso mondo della campagna inglese. Dunque, questo è il mio secondo video dedicato alle zone più affascinanti dell'Inghilterra rurale. Dopo aver iniziato il nostro viaggio nel Lake District, oggi vi porto in un luogo che mi è rimasto nel cuore, gli Yorkshire Dales. O i Dales, come li chiamano più semplicemente gli inglesi. I Dales sono un parco nazionale dello Yorkshire, una regione storica dell'Inghilterra che si trova a nord-est, poco sopra Manchester. La bellezza di questa regione è talmente straordinaria che lo Yorkshire viene spesso chiamato God's Own Country, cioè il paese di Dio. E credetemi, quando ci arrivate capite subito perché. Lo Yorkshire in realtà ospita due parchi nazionali, i Dales e i Moors. Io ho trascorso delle bellissime vacanze in entrambi, ma nei Dales ho davvero lasciato un pezzetto di cuore. Non fraintendetemi, anche lo Yorkshire Moors è bellissimo, ma non so, i Dales per me hanno un fascino speciale. È proprio come vedere un quadro, valli verde smeraldo, fiumi, cascate, muretti a secco, insomma, uno spettacolo. Dunque, la parola Dale deriva dall'inglese antico e letteralmente significa valle. Quindi, come dice il nome stesso, i Dales sono un susseguirsi di valli stupende. Ogni valle ha un carattere diverso, ma una delle più affascinanti è senza dubbio Swaledale, perché, non so, è più remota e più selvaggia delle altre. Swaledale però non è solo bellissima, ma è soprattutto famosa per due cose. I vecchi granai in pietra, che si trovano praticamente dappertutto, e le pecore Swaledale. Come si capisce dal nome, queste pecore sono una razza originaria proprio di questa zona e sono talmente legate all'identità dello Yorkshire Dales che sono addirittura utilizzate come logo del parco nazionale. In questa valle io ho fatto una delle camminate più belle della mia vacanza nei Dales, un percorso circolare di circa 12 km che parte e ritorna nel villaggio di Newker. È una passeggiata idilliaca tra prati, muretti a secco, piccoli ponti e anche cascate nascoste, davvero una meraviglia. Io poi sono stata anche molto fortunata perché ho trovato una stupenda giornata di sole.
Guardate che spettacolo! Tra l'altro, la bottega del paese di Mjuker è anche una tea room che fa delle torte buonissime e io ovviamente ho subito ceduto alla tentazione. Fosse mai che mi faccio mancare un tè con una fetta di torta. Un'altra valle molto famosa è Wensleydale. Questa valle è attraversata dal fiume Ure ed è famosa soprattutto per il Wensleydale Cheese, un formaggio di mucca che viene prodotto qui da secoli e che è diventato uno dei simboli di questa zona. Se andate a Oz, che è la cittadina principale di questa valle, tra l'altro molto caratteristica, con le tipiche case in pietra e piccoli negozietti indipendenti, potete visitare lo stabilimento dove viene prodotto questo formaggio. È un formaggio che viene prodotto in diverse varietà, alcune addirittura con i mirtilli rossi e le albicocche, ma quello che io preferisco è quello blu perché è più saporito e a me in generale piacciono i formaggi dal sapore più intenso. I Dales sono anche una zona ricca di grotte e formazioni rocciose. Una delle più spettacolari è Malham Cove, un'enorme parete di roccia calcarea che sembra scolpita da un gigante. La parte superiore è una sorta di pavimento di lastre calcaree giganti su cui si può camminare e sembra addirittura un paesaggio lunare. Malham Cove è un luogo perfetto per chi ama la fotografia o anche per chi vuole ammirare la natura in tutta la sua maestosità. Se poi amate le cascate, beh, nei Dales siete proprio nel posto giusto. Ce ne sono tantissime. Le più famose sono sicuramente quelle di Icegarth. Non sono particolarmente alte, ma sono davvero molto ampie e sono divise in 3 livelli che si estendono per circa 1,5 chilometri. Sono cascate davvero suggestive e per secoli hanno attirato decine di scrittori e di artisti. E all'inizio degli anni 90 sono diventate famose in tutto il mondo perché sono state usate in alcune scene del film Robin Hood, il principe dei ladri, quello con Kevin Costner. Altre cascate imperdibili nei Dales sono Hardrow Falls, che è anche una delle cascate più alte d'Inghilterra, e la Janet Foss, una cascata immersa nel verde che crea una sorta di piscina naturale. Se andate a Malham Cove, il luogo dove si trova la famosa parete rocciosa di cui vi parlavo prima, non perdetevela perché Janet Foss è proprio lì vicino. Questi ovviamente sono solo alcuni esempi perché l'elenco delle cascate nei Dales è infinito. Io ad esempio sono stata a vedere quelle di Ingleton e quella è stata un'altra giornata fantastica. Ingleton è un pittoresco villaggio nella parte sud-ovest del parco. Da lì parte l'Ingleton Waterfalls Trail, un percorso di circa 7 km dove si possono ammirare addirittura 6 cascate. È una camminata stupenda lungo il fiume Twiss che dura circa 3 ore e passa attraverso boschi e piccole vallate. Una cosa che mi ha colpito è che c'era un sacco di gente che faceva il bagno nei laghetti naturali alla base delle cascate. Sicuramente erano tutti inglesi perché, nonostante fosse metà luglio, vi assicuro che l'acqua era bella fredda. Al di là delle cascate, poi, un'altra icona dello Yorkshire Dales è sicuramente il famoso viadotto ferroviario di Ribble Head. Questo enorme viadotto è un capolavoro dell'ingegneria vittoriana. Ha 24 archi di pietra ed è alto più di 30 metri. Quando emerge dal paesaggio è un'esperienza che lascia senza parole. Se poi avete la fortuna di veder passare il treno, wow! Quella sì che è una foto da non perdere. Tanto per cambiare, io ho fatto una bella camminata anche in quella zona. Secondo voi potevo farmela mancare? Direi proprio di no. Il percorso che ho fatto
parte praticamente dal viadotto e sale fino in cima alle colline circostanti e poi ritorna a valle, passando in una valle che si chiama Little Dale, molto amena, la piccola valle praticamente. Questa è stata una camminata un po' più impegnativa delle altre, perché anche se è lunga solo 13 km, wow, si sale parecchio. E quando si arriva in cima, la vista è davvero mozzafiato ed è, vi assicuro, una cosa che ripaga di ogni fatica. I Dales però non sono solo natura e camminate, sono anche storia, cultura e tradizioni. Nel parco ci sono diverse cittadine ricche di storia e di fascino. Grassington, ad esempio, è una di quelle più visitate. Qui è stata girata la famosissima serie televisiva Tutte le creature grandi e piccole. Non so se la conoscete, è una delle serie TV che rappresenta meglio lo stile di vita della campagna inglese all'inizio del Novecento e soprattutto la bellezza mozzafiato dei Dales. Nella serie Grassington è stato usato come il villaggio immaginario di Darrowby, dove il giovane James Herriot inizia la sua carriera di veterinario di campagna. Insomma, per chi ama questa serie, Grassington è sicuramente un posto da non perdere. Al di là di questo però, Grassington è anche una cittadina molto caratteristica e viva, con la sua famosa piazza del mercato, i suoi pub tradizionali, i caffè indipendenti e anche alcune piccole gallerie d'arte. È una bella cittadina in cui si può passare una giornata alla scoperta del tipico stile di vita dello Yorkshire. Altri villaggi caratteristici sono West Burton, che è rinomato soprattutto per il suo Village Green, il grande prato verde attorno a cui praticamente ruota tutto il villaggio, e poi Greenton. Greenton è quello che gli inglesi chiamano un chocolate box village, cioè un villaggio particolarmente romantico e pittoresco. Un altro villaggio incantato poi che si trova nel cuore dei Dales è Kettlewell. Kettlewell ha 3 pub, una tea room, ma è soprattutto famoso per il suo Festival degli Spaventapasseri, una manifestazione che si tiene nel mese di agosto. Io non l'ho mai visto perché nei Dales sono sempre stata a luglio, ma mi piacerebbe veramente andarci. Qui nel villaggio dove vivo, il nostro Gardening Club ha organizzato un evento simile nel 2024 per celebrare le Olimpiadi di Parigi. Ricordo che è stata davvero una cosa divertente, a cui hanno partecipato tanti abitanti del villaggio. Alcuni di questi spaventapasseri erano davvero buffi. A me piaceva soprattutto questo. Oltre a questi 3 villaggi, nel parco poi ce ne sono tanti altri. E la cosa bella, come dico sempre quando parlo della campagna inglese, è proprio esplorarli con calma, in macchina, magari fermandosi un po' di tempo in ognuno e, che ne so, prendersi un bel cream tea o una pinta di birra al pub locale. Tra tutti questi villaggi però, a me ne è piaciuto uno in modo particolare, cioè Dent. Dent è probabilmente un villaggio un po' meno conosciuto di altri, ma è davvero caratteristico. È un piccolo borgo con le strade acciottolate, dove sembra davvero di fare un tuffo nel passato. Dent è un villaggio storico, ha 2 pub, una tea room e perfino un museo di storia locale.
Io e mio marito abbiamo passato una mezza giornata in questo villaggio, passeggiando per le sue stradine strette e abbiamo fatto un sacco di foto. Abbiamo visitato la chiesa, il museo e abbiamo mangiato benissimo in una piccola tea room che si chiama Stone Close. È una casina di pietra bianca con un camino in ferro battuto e in generale un'atmosfera davvero accogliente. Insomma, è proprio deliziosa. Sempre a proposito di storia, nei Dales ci sono anche alcune meravigliose abbazie medievali, o meglio, i resti di alcune abbazie. Purtroppo tutte le abbazie inglesi sono state distrutte nella prima metà del 1500, durante la famigerata dissoluzione dei monasteri. Vi ricordate il famoso re Enrico VIII, quello delle 6 mogli, tanto per capirci? Proprio lui, a un certo punto, per ridurre l'influenza della Chiesa di Roma sull'Inghilterra, ha deciso di confiscare e di distruggere tutte le abbazie. Una cosa da matti. Una delle più famose è Bolton Abbey, che si trova nella parte sud-est del parco ed è una delle attrazioni principali nei Dales. Tra l'altro, nel complesso di Bolton Abbey ci sono anche le famose pietre sul fiume. Ora, queste pietre in realtà sono un'attrazione per bambini, ma io ovviamente ho dovuto provarle. L'abbazia più bella però dello Yorkshire per me è sicuramente Fountains Abbey. Questa è un'imponente abbazia cistercense che è immersa nel parco reale di Studley. È un luogo davvero ben conservato e incredibilmente affascinante, che non a caso è stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Entrambe queste abbazie, Bolton Abbey e Fountains Abbey, sono talmente iconiche che sono state usate come set per tanti film e serie TV, tra cui Il giardino segreto, Tutte le creature grandi e piccole, Peaky Blinders, The Witcher, ma anche tanti altri. Infine, come in tutto lo Yorkshire, anche nello Yorkshire Dales si mangia molto bene. Oltre al formaggio di cui vi parlavo prima, qui trovate la torta di pan di zenzero, la famosa Parkin Cake e ovviamente gli Yorkshire Pudding, che sono una sorta di soufflé salato che si mangia con il Sunday roast e la salsa gravy. Ma la specialità principale dello Yorkshire sono sicuramente i pie, cioè le torte salate a base di carne. Secondo me qui hanno una ricetta segreta, perché come sono saporiti i pie nello Yorkshire non lo sono in nessun'altra parte dell'Inghilterra. Per questo motivo io, ogni volta che vado in un pub nei Dales, non mi faccio mai mancare un bel pie, o di manzo o di maiale. Insomma, i Dales sono tutto questo. Sono scenari mozzafiato, storia millenaria e quella sensazione di pace e di bellezza che solo la campagna inglese sa regalare. E volete sapere qual è il mio sogno? Percorrere il Coast to Coast. Questo è un cammino, come dice il nome, che va da una costa all'altra dell'Inghilterra e attraversa 3 delle zone più belle della campagna inglese: il Lake District, lo Yorkshire Dales e lo Yorkshire Moors. Immaginatevi che spettacolo! Il percorso è lungo circa 300 km. Sì, non è breve e in molte parti è davvero impegnativo. In alcuni tratti passa attraverso zone molto remote dove non c'è assolutamente niente né per mangiare né per dormire. Quindi è un viaggio che va organizzato nei minimi dettagli, ma consente di vedere panorami unici
che non sono accessibili in altro modo. Deve essere veramente un'esperienza emozionante. Io e mio marito abbiamo già fatto un percorso coast to coast nel nord dell'Inghilterra quando abbiamo completato l'Adrian's Wall Path. Questo cammino va da Newcastle sulla costa est fino a Bowness-on-Solway sulla costa ovest e segue praticamente il tracciato del famoso muro di Adriano. Il coast to coast però io credo che sia tutta un'altra cosa. E per me rimane davvero un sogno nel cassetto. Beh, che dire, se amate la natura incontaminata, i paesaggi idilliaci e la storia, i Dales non potranno che conquistarvi allo stesso modo in cui hanno conquistato me. Appena fuori da questo meraviglioso parco, poi, ci sono anche tante altre cose da vedere. Dalla storica città di York all'elegante cittadina di Harrogate, fino al famoso villaggio di Haworth, dove vissero le famose sorelle Bronte. E poi, ovviamente, ci sono altri 2 parchi nazionali a meno di un'ora, il Lake District a ovest e lo Yorkshire Moors a est. Insomma, lo Yorkshire è davvero un posto dove si possono tranquillamente passare 2 settimane senza annoiarsi. Ora, se vi chiedete come arrivare nei Dales, l'aeroporto più vicino è quello di Leeds. Leeds ha voli diretti da alcune città italiane, ma probabilmente l'aeroporto collegato meglio è quello di Manchester, che si trova leggermente più a sud. Se si noleggia una macchina da entrambi questi aeroporti, si arriva nei Dales in meno di 2 ore, quindi non è un viaggio tanto lungo. Altrimenti, dentro il parco ci sono anche diverse stazioni ferroviarie, con treni diretti, sempre da Leeds e da Manchester. Purtroppo i treni arrivano però tutti in cittadine medio-piccole, tipo Dent o Ribblehead, e da lì poi non ci sono molti servizi per girare il parco al di là dei normali bus di linea. Per chi non vuole guidare, un'alternativa potrebbe essere quella di stare a York o a Manchester e unirsi a uno dei tanti tour organizzati che vanno nei Dales. Però, come ho detto prima, girare in macchina è davvero il modo migliore per visitare il parco, perché consente di vivere fino in fondo l'atmosfera di questa zona così affascinante. Ecco, siamo arrivati al termine del nostro viaggio nello splendido Parco Nazionale dello Yorkshire Dales. Spero davvero di avervi trasmesso almeno un po' della magia che questo luogo così bello custodisce. Una bellezza maestosa, autentica, che ti entra dentro e non ti lascia più. Almeno questo è quello che è successo a me. Se siete stati nei Dales, raccontatemi nei commenti quali posti vi hanno rubato il cuore. Se invece non ci siete ancora stati, beh, forse questo video vi darà qualche idea per organizzare la vostra prossima avventura nella meravigliosa campagna dell'Inghilterra del Nord. Con questo video si conclude la prima parte della mia serie di 4 video dedicata ai luoghi più belli della campagna inglese. Una serie che è iniziata 2 settimane fa con il Lake District. Nella prossima puntata lasceremo il nord e ci sposteremo a sud, alla scoperta di un altro luogo magico dell'Inghilterra rurale. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, condividetelo sui vostri social e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ah, e attivate anche la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Vi ringrazio di cuore per essere stati con me anche oggi e ovviamente per il sostegno. Un caro saluto e ciao!